La notte di Capodanno di Ali Ibrahim Ceyhan, così silenziosa da far rumore, ha fatto crollare tutte le ipotesi più scintillanti. È davvero successo tutto come credevamo? Benvenuti sul mio canale YouTube, Celebrita dalla Turchia. Prima di addentrarci in questa storia, se vi piacciono le cronache che svelano quello che nessuno dice, iscrivetevi e sostenete il canale. Quest'anno tutti si sono posti la stessa domanda: con chi ha brindato Ali Ibrahim Ceyhan? Una festa esclusiva? Un viaggio all'estero con vista su fuochi d'artificio? Una serata segreta in compagnia? Nulla di tutto questo. La verità è arrivata in modo spiazzante. Ali ha passato l'ultimo dell'anno da solo, in palestra, a sollevare pesi. Nessuna tavolata, nessun abbraccio, nessuna storia romantica da condividere. E proprio lì, nel suono metallico dei dischi che urtano, è cominciato il brusio. Perché quella solitudine non era casuale. Quella solitudine parlava. E il primo nome che tutti hanno cercato è stato uno solo: Zlaturkoglu. Nel momento in cui le foto e i video di Halil tra panche e bilanciere hanno iniziato a circolare, il profilo di Zla è diventato un deserto. Nessun brindisi, nessun messaggio allusivo, nessun like mirato. Silenzio. Un vuoto che, nel mondo del gossip, suona come un discorso. È qui che la domanda ha preso forma: la storia tra Halil e Zla si era già esaurita prima del countdown? O era solo una pausa? Una tregua in un inverno complicato? C'è chi è andato oltre, con frasi dure che rimbalzavano da un commento all'altro. C'è chi ha scritto che il legame tra Zlaturkoglu e Ali Ibrahim Ceyhan non sia mai stato davvero un romanzo, ma una strategia. Che lui sia stato un trampolino, una vetrina su cui riflettere più luci che sentimenti. L'accusa è diventata virale. Zla avrebbe cavalcato l'attenzione attorno a Halil per spingere la propria carriera, ottenere nuovi ruoli, nuovi contratti, nuove copertine. Amore o pubbliche relazioni? Coincidenza o calcolo? E soprattutto, perché lui da solo a Capodanno, e perché lei così muta? Ripercorriamo i fatti. Capodanno, da sempre, per le star è un palcoscenico gigantesco. È la serata in cui tutto si dichiara: chi è insieme, chi si è lasciato, chi si lancia in una nuova fiamma. Foto scintillanti, brindisi, viaggi, romanticismo in posa. Quest'anno, però, una figura ha cambiato il copione: Ali Ibrahim Ceyhan. Tutti si aspettavano un salotto elegante o un panorama straniero, invece, tra un curl e uno squat, Ali ha scelto il clangore della palestra. Nessun invito appariscente, nessuna compagnia. Una scelta così netta da sembrare un annuncio. Allora, è stata una foga voluta? O l'unica via possibile? Le immagini hanno fatto il giro dei social, e la domanda è rimbalzata dappertutto. Intanto, la lente si è spostata su Zlaturkoglu. Da settimane, mesi, i due venivano accostati ogni volta che condividevano mezza inquadratura. Eppure, nell'ora in cui tutti mostrano tutto, Zla non ha mostrato niente. È come se avesse deciso di svuotare la scena, di lasciare che il silenzio riempisse il quadro al posto suo. Per molti, non c'è linguaggio più chiaro. Secondo i sussurri raccolti dietro le quinte, la fine non sarebbe stata uno strappo improvviso ma una separazione lenta, fatta di distanze aggiunte una all'altra, di giorni lasciati passare come se nulla. Capodanno, con l'evidenza di una notte che chiede dichiarazioni, sarebbe soltanto il punto in cui la verità non è più copribile. Per un nome come Halil, abituato a gestire un'immagine forte e misurata, il gesto di passare quella notte tra i pesi ha suonato come una confessione senza parole. Sono solo, e non ho intenzione di fingere il contrario. E i social? Hanno trasformato un indizio in un processo. Nel giro di poche ore, X, Instagram e i profili dedicati allo spettacolo hanno rilanciato un unico sospetto: quella relazione sarebbe stata impostata fin dall'inizio per creare risonanza. I numeri, si diceva, parlano. Dopo che il nome di Zla ha iniziato a intrecciarsi con quello di Halil, il suo profilo è cresciuto, i brand l'hanno cercata con più insistenza, le proposte di serie e progetti si sono moltiplicate, le foto di red carpet si sono fatte più frequenti. Un commento, in particolare,
È stato condiviso a catena. Chi parlava di Isla con questa intensità prima di Halil? Va detto, la carriera di Isla Turkoglu non nasce ieri. Lei aveva già raccolto pubblico, attenzione e tappe importanti. Eppure, per gli osservatori più cinici, l'abbinamento con Halil avrebbe accelerato il ritmo. Dalla nicchia fermamente su alle aperture più ampie, fino a certe vetrine internazionali, tutto avrebbe preso velocità in quel preciso periodo. Era un'evoluzione naturale? O qualcuno l'ha orchestrata con cura, disponendo foto, uscite, apparizioni come tessere in una sequenza di cause ed effetti? Lo scetticismo alimenta la fantasia, e la fantasia, sui social, crea verità alternative. Dal versante di Halil, però, la risposta è stata un'altra, il silenzio, ma un silenzio che punge. Chi lo conosce bene racconta che lui vive la vita privata oscillando tra due estremi, o tace del tutto, oppure parla con un gesto che dice più di 1000 parole. Stavolta la scelta è stata la seconda strada, e quella notte in palestra è apparsa come un comunicato non scritto. Niente interviste, niente smentite, niente spiegazioni in diretta. Solo disciplina, sudore e concentrazione. A chi mormora con sicurezza, arriva il bisbiglio che molti hanno sentito più volte dietro le quinte. Halil costruisce muri appena percepisce di essere trattato come un mezzo. Perché, allora, l'idea del trampolino ha trovato tanta presa? La storia dello spettacolo è piena di racconti simili, figure amate, con un peso internazionale, che diventano passerelle su cui altri provano a sfilare. Nel caso di Halil, la combinazione è stata particolarmente esplosiva. Il suo nome forte anche fuori dai confini, la corsa in avanti di Isla percepita come rapidissima, una rottura non gridata ma leggibile, e l'immagine di lui, da solo, nella notte simbolo del noi. Basta unire i puntini perché l'opinione pubblica disegni un quadro unico e, spesso, implacabile. Ma perché tutto il fuoco è finito su Isla? Il mancato chiarimento ha fatto da benzina. C'è chi, in sua difesa, ha replicato con una domanda. Una donna che avanza nella professione deve per questo essere colpevole? Il controcanto, però, non ha tardato. Crescere è una cosa, usare la popolarità di qualcuno è un'altra. Questa frattura attraversa il dibattito, e spiega il perché di un giudizio così severo. Fra chi vede strategia e chi vede semplicemente ambizione legittima, il confine è labile, e la rete lo sposta a seconda dell'umore del giorno. Guardando indietro, Halil raramente ha elaborato pubblicamente il dopo di una relazione. Il suo copione ricorrente è fatto di riservo, allenamenti, lavoro, viaggi che lo tengono lontano dal chiasso. Per questo, la palestra a Capodanno non stupisce davvero. Quello che cambia è il calendario, la notte in cui la solitudine è una vetrina, lui ha deciso di metterci la faccia. Per alcuni commentatori, l'interpretazione è chiara. Halil è stanco di essere frainteso, ha smesso di concedere spazio a letture compiacenti, e preferisce far capire di che pasta è fatto senza spendere una parola di troppo. E allora, qual è la verità? È stata una storia di cuore o un percorso pianificato? Forse resterà il grande punto interrogativo che il pubblico ama tenere vivo. L'unica certezza è che quella relazione, comunque la si voglia leggere, sembra conclusa lasciando un eco che rimbomba. L'accoppiata di immagini e silenzi crea una narrazione spigolosa, da un lato la disciplina solitaria di Halil, dall'altro il profilo muto di Isla e i giudizi feroci che rimbalzano in rete. Stabilire torti e ragioni rischia di essere una pretesa inutile. Nella giostra del gossip, molte separazioni sono pianissimo nei fatti, ma fortissimo negli effetti. Eppure, c'è un pezzo che vale la pena fissare. Quella notte in palestra è sembrata la frase che non si dice ad alta voce. Sono single e non lo nascondo. Il resto lo ha scritto l'assenza di Isla. Il suo tacere ha alimentato le letture, le ha rese più ardite, più estreme. Era amore? O un passo ben calcolato per scalare di un gradino la carriera? C'è chi ha giurato che Halil sia stato usato. C'è chi ha risposto che si sta solo riscrivendo, in forma digitale, l'ennesima colpevolizzazione al femminile. E nel mezzo, un fatto che non smette di imporsi, a volte, il silenzio fa più rumore di ogni spiegazione.
Le prossime settimane ci diranno se qualcuno romperà gli indugi. Forse arriverà una parola, una foto, un gesto che chiude o riapre la storia. O forse no, e resteremo con questa immagine sospesa, lui tra i pesi, lei dietro una finestra chiusa. Intanto, la domanda che appassiona il pubblico è sempre la stessa: quanto c'era di vero? E quanto c'era di utile? Nel dubbio, i social hanno già emesso verdetti alterni, cucendo e scucendo narrazioni con la velocità di un feed che non dorme mai. Resta l'ultimo fotogramma. Tra brindisi, fuochi e dediche, il dettaglio più discusso del Capodanno è diventato l'assenza di compagnia di Ali Ibrahim Ceyhan. Una scelta che, voluta o subita, ha messo un punto esclamativo dopo mesi di domande sottovoce. E se il mondo dello spettacolo vive di percezioni, di tempi, di pause, questa storia ne è la prova. Non sempre una rottura ha bisogno di parole, a volte bastano una porta chiusa, un profilo silenzioso, un bilanciere che sale e scende. Voi che ne pensate? Era amore vero o c'era un progetto? Vi leggo nei commenti. Non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi a Celebrita dalla Turchia e attivare le notifiche. Il dietro le quinte non dorme mai. Ci vediamo nel prossimo video. Buon anno!